Ciao, sono Lorenzo. Tra le innovazioni tecnologiche che riguardano i trattori, una di quelle che ha preso maggiormente piede negli ultimi tempi è sicuramente quella dei trattori che, passatemi il termine, si guidano da soli. Se ci pensate, infatti, a livello pratico è una soluzione molto interessante. Io imposto la mia mappa sul Virtual Terminal, imposto i parametri di trattore, attrezzo e sistema, dopodiché il trattore fa tutto fondamentalmente in automatico, senza più bisogno di alcuna attività da parte mia. Quando si parla di queste cose bisogna stare molto attenti ad utilizzare la terminologia corretta. Infatti c'è un'enorme differenza tra sistemi per guida automatica e sistemi per guida autonoma. Cerchiamo di capire insieme la differenza, ma prima, sigla! I sistemi di guida automatica sono effettivamente quelli che noi ritroviamo sui nostri trattori o macchine operatrici. Il dispositivo può essere montato esternamente sullo sterzo originale o anche integrandolo totalmente, ma quello che fa nel concreto non cambia. Alcuni dettagli importanti su questi sistemi: correggono unicamente la sterzata partendo da una mappa precaricata, non fanno nient'altro. Per farli funzionare l'operatore deve essere sempre seduto al posto di guida, così da poter intervenire in caso di imprevisto. Se l'operatore si alza, il sistema si disinserisce in 10 secondi. Se l'operatore sterza bruscamente, ad esempio per evitare un ostacolo improvviso, il sistema si disinserisce. Il sistema non parte mai una volta acceso il trattore, bensì c'è bisogno di un doppio assenso volontario da parte dell'operatore. Il sistema consente una velocità massima di utilizzo molto bassa e deve essere sempre disinserito su strada. Se sono montati aftermarket, cioè non direttamente dal costruttore originale del trattore, per questioni di sicurezza, una volta montati, richiederanno l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore. Cerchiamo di capire i vantaggi che porta l'utilizzo della guida automatica e perché questi sistemi si sono diffusi così capillarmente. Ma probabilmente un agricoltore oggi ti direbbe per avere gli sgravi e gli incentivi del 4.0. In realtà, apro e chiudo una parentesi, la guida automatica di per sé non è sufficiente per ottenere gli incentivi 4.0 perché occorre anche la parte di connettività remota. Okay. Il GPS, il segnale GPS non è connettività, è un segnale di posizione. Detto questo, i vantaggi sono tanti. Chiaramente possiamo partire dal vantaggio dell'agricoltore, che è essenzialmente ridurre il suo affaticamento, ridurre l'affaticamento nell'effettuare manovre ripetitive, che significa normalmente minore stress, minore stanchezza e quindi minori errori e minori rischi. C'è un aspetto di sostenibilità, abbiamo parlato quando abbiamo fatto la puntata sui dati. Un trattore che fa guida automatica normalmente impiega circa un 7% in meno di tempo e di carburante mediamente, che si traduce poi chiaramente anche in un vantaggio economico, cioè di carburante che l'agricoltore risparmia. Quindi ci sono, come vedi, diversi aspetti: un vantaggio economico, un vantaggio in termini di sostenibilità e un vantaggio in termini di sicurezza e di affaticamento dell'operatore a fine giornata. Altra cosa sono invece i sistemi per la guida autonoma. Vediamolo insieme. Quando parliamo di autonomo, parliamo invece di una macchina che è in grado già di prendere delle decisioni, per esempio rilevare degli ostacoli, decidere quando frenare, decidere quando ripartire, quindi fare tutto appunto in autonomia. Noi quando facciamo qualcosa da soli, diciamo, l'abbiamo fatta in autonomia, cioè non l'abbiamo fatta in maniera automatica perché siamo stati programmati per fare quella cosa, ma lo facciamo perché prendiamo decisioni su come fare quella cosa. In questo sta l'autonomia ed è questo che differenzia la guida automatica e la guida autonoma e che differenzia anche, adesso ne abbiamo parlato per le trattrici, ma lo stesso parallelo lo possiamo fare per le funzioni, per esempio, di un attrezzo, funzioni automatiche, agricoltura di precisione, apertura e chiusura delle sezioni, o operazioni fatte in maniera autonoma che probabilmente vedremo nel corso dei prossimi anni. Una macchina autonoma è quindi una macchina che fa tutta una serie di operazioni, tra cui la guida, senza un operatore a bordo. Attualmente sono disponibili solo simil trattori o robot agricoli che sfruttano questo tipo di tecnologie, ma questi sono mezzi che non possono essere omologati e utilizzati esclusivamente in campo.
Il robot agricolo tipo è più una macchina operatrice, pensata per fare solo alcune operazioni specifiche in campo. Il fermento attorno a questo tipo di soluzioni robotizzate, un po' in tutti i settori, sta crescendo sempre di più. E anche il mondo agricolo non è da meno. E infatti, all'interno della rassegna fieristica EIMA International, che si svolgerà dal 9 al 13 novembre 2022 a Bologna, all'interno dello spazio EIMA Digital ci sarà per i robot agricoli uno spazio interamente dedicato con ben 10 aziende internazionali che esporranno i propri robot agricoli. Neanche a dirlo, lo spazio si chiamerà EIMA Robot. E voi cosa ne pensate? Arriverà davvero il momento in cui non ci sarà più spazio in mezzo ad un campo per le persone in carne ed ossa, che verranno quindi sostituite interamente da macchine autonome o robot? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E se non ci vediamo prima, ci vediamo in EIMA. Ciao! La nostra terra e il nostro mondo. Esposizione internazionale delle macchine per l'agricoltura e per il verde. A Bologna dal 9 al 13 novembre. EIMA. Esperienza globale.